Ciao a tutti amici ed amiche, come promesso oggi vedremo come realizzare il fiore che abbiamo visto nello scorso tutorial applicato sulla borsa appunto Spike spendendo soltanto 5 minuti del nostro tempo. Ci occorrerà della lana o del cotone, l'uncinetto adatto al filato scelto, io utilizzerò il 3,5, un ago, delle forbici, delle borchie, queste potete trovarle sullo shop online di Trasfere Filati, non solo in questa variante, la variante borchie rotonde metalliche, comunque questa variante argento o forse variante canna di fucile, non ricordo bene, comunque vi lascio il link giù nell'info box che presenta appunto la testa tonda e le due alette. Io le ho utilizzate non tanto per fissare, anche se volendo è possibile fissarle direttamente con le alette, le ho utilizzate come decoro appunto, oppure potete utilizzare i fermacampione che spesso vi suggerisco, testa sempre tonda ma piatta rispetto alla borchia, presenta sempre le alette e queste per esempio potete reperirle in cartoleria. Altrimenti per decorare potete utilizzare anche delle perline. Con le perline farete un passaggio in più, ovvero quello della cucitura al centro del fiore una volta pronto, mentre le borchie sono molto più comode perché si inseriscono, si aprono le alette ed il gioco è fatto. Insomma, utilizzate ciò che avete a disposizione. Partiamo subito facendo un cappio e avviando 11 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11ª catenella che ci serve per ritornare indietro a maglia bassa, per cui mi inserisco nella seconda, prendo il filo e faccio il primo punto basso e continuo per ciascuna catenella sottostante finché non avrò un totale di 10 punti bassi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arrivati a questo punto abbiamo due soluzioni: fare la catenella, staccare il filo e andare a fare due nodini con i due fili che abbiamo all'estremità, oppure portare il nostro lavoro dritto su dritto, quindi andare a chiudere sul retro, inserirci nel primo punto basso, prendere il filo, farlo passare attraverso il primo punto basso e attraverso la catenella sull'uncinetto, fare una catenella di sicurezza, anche qui staccare il filo, fare due nodini e avere già il petalo pronto, oppure fare come ho già fatto io, ho iniziato il lavoro in questo modo, tutti gli altri petali li ho già così, quindi continuerò in questo modo. Faccio la catenella, allo stesso tempo vi ho mostrato anche un secondo metodo, è lo stesso, non fa differenza. Vado a bloccare i due fili con due nodi, 1 e 2, semplicissimo. Ecco qui, vado chiaramente ad eliminare questi due fili in eccesso che non mi servono, così, tranquilla che il lavoro non si sfila, e ottenere questo risultato qui, una riga di punti bassi di 10 punti bassi. Fatto questo ne facciamo altri 4 per un totale di 5. Quindi 2, 3, 4 e 5 e abbiamo così i nostri 5 petali. Prendiamo il nostro filo di lavorazione per l'ultima volta, stiamo per finire, ve l'ho detto, ci vuole 5 minuti, ci vogliono. Cosa faccio? Prendo i miei petali, chiaramente faccio combaciare rovescio su rovescio, qui ho il dritto, e mi inserisco. Così, 1, faccio lo stesso con gli altri 4, quindi retro con retro e di nuovo retro con retro, retro con retro, retro con retro. Perfetto, abbiamo i nostri 1, 2, 3, 4, 5 petali. Facciamo scorrere tutti i petali in questo modo, basta anche poco filo, non è necessario andare a prendere tanto filo. E cosa facciamo? Andiamo a fare due nodi. 1, avete visto, si è chiuso, e 2. Bastano e avanzano. Possiamo ritagliare i fili perché i nodi li abbiamo fatti. Prendiamo la nostra borchia, la inseriamo al centro di questo cerchio che abbiamo appena chiuso insieme. Ecco qui, apriamo le alette e abbiamo fissato il tutto ed il gioco è fatto.
Ecco qui, il nostro fiore l'abbiamo già realizzato in pochissimo tempo e utilizzando pochissimi prodotti e possiamo applicarlo dove vogliamo. Possiamo applicarlo sulle nostre borse, sui nostri progetti, su dei cestini. Possiamo anche utilizzare questo fiore fissandolo su un fermaglio, su un cerchietto e abbellire così accessori per capelli. Lo possiamo fissare anche su una fascia realizzata all'uncinetto per i capelli. Insomma, è possibile utilizzarli in vari modi. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto, vi sia stato soprattutto utile. Vi aspetto come sempre qui sotto nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate e mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi le prossime novità. Vi aspetto sempre venerdì con un nuovo progetto borsa. Grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia, seguitemi anche sui social Facebook ed Instagram. Vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial, un bacino a tutti!